Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di gennaio 2023. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dello Scorpione. Wow! La sacerdotessa è sempre una carta che invita all'intuizione, ad ascoltare il proprio intuito. È una carta che parla di canalizzazioni e anche di studi esoterici. È molto collegata alla luna, al mondo notturno, al mondo dei sogni. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Per chi avesse difficoltà a trovare la descrizione, visto che YouTube ultimamente ha cambiato le impostazioni, vicino al numero di visualizzazioni c'è scritto altro. La sacerdotessa un'altra volta, eh? Quindi cliccate su questo altro e si apre una tendina dove c'è una descrizione. In fondo a questa descrizione c'è un altro altro. Voi cliccate di nuovo anche su questo secondo altro e si apre tutta la tendina della descrizione. Allora, partiamo con un 10 di bastoni al contrario, un fante di bastoni, un 5 di coppe, nuovamente la sacerdotessa, un 7 di bastoni, un 2 di pentacoli, un 3 di bastoni. Ragazzi, devo dire che qui la situazione è un po', diciamo, a onda bassa, mi viene da dire. Nel senso che con questo 10 di bastoni, al contrario, qui c'è qualche tipo di questione, situazione, responsabilità, aspettativa, c'è qualcosa che non lasciate indietro. Il 10 di bastoni è un carico fondamentalmente che vi state portando ed essendo una carta numero 10 c'è il bisogno di liberarsi di questo carico e molte volte sono le responsabilità. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche questo fante di bastoni, può rappresentare una persona che entrerà nel prossimo periodo a far parte della vostra vita e se invece foste voi mi parla di un rinnovato entusiasmo in un certo senso. Il 5 di coppe è una carta di perdita in realtà, è come se si fosse persa un'occasione e ci fosse questo senso di pentimento e vedendo anche il 10 di bastoni ho come la sensazione che qualcuno qui ha paura, abbia paura di pentirsi nel lasciare andare qualche cosa. Questi pesi, queste responsabilità, magari si ha semplicemente paura di deludere qualcuno, ipotesi. La sacerdotessa in centro lettura, che è anche un po' la carta tema di tutta la stesa, mi dice che quello che vi serve in questo momento è riconnettervi con la vostra parte femminile, con il vostro divino femminile, con l'intuito, con quello che volete voi da dentro. È una carta molto forte, nel senso che parla di canalizzazione di idee, illuminazioni, prese di consapevolezza che arrivano dall'alto. È una carta che vi dice che avete bisogno di connettervi col vostro sé superiore. E come vi dicevo già all'inizio, è anche una carta che parla di studi esoterici. Quindi per qualcuno è un suggerimento ad approfondire un certo tipo di discorso. Abbiamo poi anche un 7 di bastoni, un 2 di pentacoli e il 3 di bastoni. Vi sento il 7 di bastoni è una carta che fondamentalmente vi dice che siete da soli a lottare contro tutti, ma è una vostra sensazione. In realtà, qui le carte dicono che si sta andando verso un'espansione. Il 3 di bastoni è un progetto che è già iniziato, è qualche cosa che ha già preso forma, E qui il 2 di pentacoli mi dice che in qualche modo state cercando di mantenere in equilibrio due situazioni e ho come la sensazione che sia la situazione vecchia e questo progetto nuovo. Questo potrebbe anche essere questo nuovo percorso di studi. Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa riesco a dirvi di più. Cercherò di essere più specifica.
Ok, allora abbiamo un cavaliere di coppe, il diavolo al contrario, la carta dell'eremita e un 2 di coppe al contrario, ragazzi. Questo peso che voi sentite, questa questione legata al 10 di bastoni, io credo che faccia riferimento al condizionamento del diavolo, al qualche questione a livello relazionale, perché abbiamo un 2 di coppe al contrario e un cavaliere di coppe. È come se per certi versi o vi è stata fatta un'offerta o vi verrà fatta un'offerta che non so quanto insomma voi, possiate accogliere con gioia, perché la carta dell'eremita mi dice che, molte persone rivedo anche un pochettino il fante di bastoni, che state bene così come siete fondamentalmente, da soli. Probabilmente può parlare anche di un lavoro di introspezione, lo risento un po' con, la carta della sacerdotessa. Sta di fatto che c'è questo cavaliere di coppe che può essere una persona. Può essere che sia una persona dalla quale vi siete allontanati, o dalla quale abbiate l'esigenza di allontanarvi, di lasciare indietro, perché comunque c'è un diavolo, c'è una sorta di tossicità o nella persona o nel tipo di proposta che vi è stata fatta. Voglio andare a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 9 di coppa al contrario e un 9 di spade, quindi 2 9. Sì, c'è qualche cosa qui che vi dà da pensare, devo dire. Probabilmente questo tipo di offerta o questo peso anche magari, questa cosa legata al 10 di spade che c'è, credo che vi crei non troppe preoccupazioni, che non vi faccia sentire al 100% ehm, contenti. È come se l'energia per cominciare qualche cosa di bello ci fosse, ma in realtà poi la testa vi gioca un brutto scherzo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Allora, abbiamo un 7 di coppe, un 7 di bastoni. Scusate, mi è successo qualche cosa agli occhi, faccio fatica a vedere. La carta del matto è un 6 di spade al contrario. Mm. Qui ho come la sensazione che vi siete pentiti di esservi fidati di questa persona o di qualcun altro. Credo che sia per quello. Il fante di bastoni molte volte rappresenta un'energia un po' egoista, no? Quindi qui ho come la sensazione che abbiate l'esigenza o il bisogno di essere un po' più egoisti. Sì, perché qui con questo 5 di coppa ho come la sensazione che siate stati un po' aggirati o raggirati, e qui c'è anche la carta del diavolo. E insomma, il pentimento sia sì, nell'aver avuto fiducia in questa persona o in questo tipo di promessa e di proposta che vi è stata fatta. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Allora, abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, la ruota della fortuna e un 3 di spade al contrario. Allora, innanzitutto penso che sia una questione karmica, quella che dovete affrontare, perché abbiamo questa ruota della fortuna che è girata al contrario, come se ci fosse un cammino da dover compiere, da dover capire, comprendere, diciamo così. E vedendo questo 3 di spade, ho come la sensazione che dobbiate ehm, guardare più a fondo, studiare una certa situazione per curare questo tradimento, ok? Questo dolore che ancora state vivendo con questo 9 di spade. È come un rivedere le collaborazioni o rivedere gli equilibri o le alleanze, i compromessi, gli accordi, le partnership. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. La carta della temperanza e l'imperatore.
Ho come la sensazione che vi consigliano di andare avanti da soli in questo percorso, trovare un po' la vostra verità, la vostra canalizzazione, quello che per voi è il sogno piuttosto che l'obiettivo, perché qui abbiamo la carta della temperanza e l'imperatore. Lottando da soli ho come la sensazione che arriverete verso quello che è l'equilibrio e la stabilità, la guarigione di tutta questa situazione che vi ha un po' destabilizzato. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo un 4 di pentacoli, quindi qui mi dice che da un lato vi state attaccando a quello che è stato, e avendo il 5 di bastoni al contrario, è un po' come se per certi versi non aveste più la forza di lottare, vorreste appunto lasciarvi indietro questa cosa qua. Voglio andare a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la carta della giustizia al contrario. Prendo solo quelle che si sono girate. Abbiamo la carta del Papa e l'8 di bastoni. Papa e papessa, ragazzi? Sì, secondo me qui vi arriverà una sorta di presa di consapevolezza. Oh, scusate, ho mosso tutto. Una sorta di presa di consapevolezza. È come se ci fosse questa questione in ballo che vi rendete conto che probabilmente non è la cosa migliore per voi. C'è questa sorta di pentimento probabilmente nell'essersi fidato in qualcuno, perché è già successo qualche cosa qua, secondo me. E in questo momento siete focalizzati su voi stessi, sul come posso stare meglio, od è il consiglio che vi vorrebbero dare le carte, di essere più egoisti in questa seconda parte di gennaio a livello di amore. Ripeto, potrebbe anche essere una persona che ruota, diciamo, nella vostra cerchia di amici, insomma, intorno a voi in questo periodo, ma comunque vedendo questo 9 di coppa al contrario e il 9 di spade, non è una bella energia, sinceramente. È un'energia di una persona che non è appagata fondamentalmente. E qui vi invitano appunto a guardarvi dentro, a riscoprire tutto quello che è la vostra percezione a livello femminile, a livello di sentimenti, di emozioni. E vedo che se affronterete il discorso da soli, senza farvi condizionare, perché vi ricordo che comunque avete un diavolo, e qui c'è l'eremita, c'è bisogno di scavare dentro di voi e trovare la vostra verità, ma vedo che comunque alla guarigione e alla stabilità arriverete. Se aveste già una relazione e per esempio questo fante di bastoni fosse la persona di vostro interesse, può essere che qui sia successo qualche cosa e che qua procediate nella guarigione di questo nodo, diciamo, che si è formato all'interno della relazione in modo solitario, e che questo vi porti ad avere una maggiore stabilità all'interno della relazione. Qui poi vedo che, ripeto, c'è questo 2 di pentacoli, quindi in un certo senso si sta cercando di mantenere ehm, due situazioni o due persone, anche per qualcuno potrebbe essere, una magari che è un po' più solida, una con la quale magari invece ehm, diciamo la comunicazione potrebbe essere un po' ehm, complicata, diciamo così. Oppure se non fossero persone, sento che una situazione è stabile, quella del 4 di pentacoli, ed è, diciamo, la vostra zona di comfort, mentre l'altra è una situazione che probabilmente è un po' più conflittiva di quello a cui vi siete abituati, di conseguenza è come se non, come vi posso dire, non vi ispira molto, e c'è bisogno di creare questo cambio qua. E con il 3 di bastoni, come vi dicevo, si va verso l'espansione. La giustizia al contrario mi suggerisce che qui qualche cosa, qualche tipo di accordo, come è stato fino a questo momento, verrà cambiato, verrà rotto in realtà. Può anche essere un contratto. Per qualcuno, ragazzi, c'è il Papa e la giustizia al contrario, quindi potrebbe essere un matrimonio che si decida di lasciare indietro, una convivenza, un'unione. Mm, ma lo vedo positivo, come se fosse il ok, insieme non ci facciamo bene, decidiamo in modo sereno di guarire noi stessi, ehm, uno lontano dall'altro, come la sensazione, ma non è una cosa, un trauma, è una cosa che è come se fosse stata elaborata insieme. Mm?
Ripeto, questo è solo per qualcuno, non è per tutti. Però vedo che la fine del periodo, insomma, va verso una migliore comunicazione anche proprio nei confronti di se stessi, perché avendo la carta del Papa e la carta di colui che canalizza, si arriva come vi posso dire, ad un punto comune. Nel caso qua ci fosse una presa di posizione da parte di uno dei due, o magari anche da parte di entrambe, si riuscirà ad arrivare ad un equilibrio, ad una stabilità, però facendo questo lavoro di ascolto. Cos'è che mi ferisce? Cos'è che bisogna cambiare? Cosa nella nostra collaborazione o amicizia non funziona? Andiamo a vedere qualche altra carta, un oracolo di questi e poi un oracolo della saggezza. Una ragazza parlando. Questa carta vi invita a vivere il momento in modo zen. Anche qui c'è tanta comunicazione, canalizzazione, abbiamo anche la carta del Papa, la carta dell'eremita, qui c'è qualcuno che viene a farvi un'offerta. Sento che la comunicazione potrebbe, diciamo così, essere migliorata e soprattutto questa carta vi dice aumentate il divertimento. Il fante di bastoni è una carta che vi invita a divertirvi, a giocare, a prenderla anche un po' con filosofia. Mm? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Mm. Caos e contrasto e ve lo metterei qui con il diavolo al contrario. Ok, è una carta numero 33. Allora, qui si parla, come vedete c'è una zebra che in realtà è dipinta alla pezzatura da giraffa. Quindi è un po' come se vi volessero invitare a definirvi, a capire che cosa volete diventare. Ok? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Io ringrazio tutte le persone che mi sostengono sempre con i like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni. Ecco, per i commenti non ho più tanto tempo di rispondere, ma li leggo sempre tutti. Voi sappiate che pubblicherò poi dei video per rispondere ai commenti, insomma, che abbiano bisogno di attenzione. E ringrazio appunto tutti quelli che sostengono il mio lavoro. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.